Dopo i rasoi da donna. Dopo le penne a sfera for hair. Dopo gli attrezzi per lei finalmente è giunto, lo abbiamo anche noi! L'autismo al femminile. Autisma. Oh, prima lo sapete, la si considerava una condizione prettamente maschile, addirittura prettamente infantile. Io di donne autistiche non ne vedo, quindi non ce ne sono. E se proprio ci fossero sarebbero un numero davvero trascurabile. Ma veramente se provaste a fare anche qualche test, Non ce ne sono! se magari ci ascoltaste, la smettereste anche di basarvi solo su ciò che è visibile? Non ce n'è di autismo nelle donne, non ce n'è! Guardi, le diagnosi aumentano nella popolazione femminile. Le nuove stime parlano di un rapporto di 1 su 3, non più di 1 su 4. Considerando che molti pensano che le persone riconosciute come femmine alla nascita siano molto sottodiagnosticate, Non siamo noi che non le vediamo, va bene, sono loro che si nascondono! chiariamoci, sì, la maggior parte della popolazione autistica femminile appare in modo diverso rispetto a quella maschile. E infatti è stato proprio leggendo Asperger's che in me il dubbio ha cominciato davvero a consolidarsi, e quando ho cercato il parere di una specialista ne ho appositamente cercata una che fosse formata anche sulle ragazze e donne autistiche, perché mi dicevo, beh, se non lo sono per lei, non ci penso più. Ma pensate un po', in una cultura dove la socializzazione di genere inizia alla nascita e fai appena in tempo a venire al mondo che finisci o tra blu, calcio, robot e macchinine, o tra cerchietti, rosa, bambole e ballerine, ci si stupisce che maschi e femmine si comportino in modo diverso. Si è sempre pensato all'autismo come un qualcosa che ci costringe tutti alle stesse bizzarrie, in modo uguale. Come se fosse un parassita che si diverte ad andare a modificare proprio i nostri comportamenti. Tipo il leucocloruro, che trasforma alcune chiocciole in zombie. Inoltre, i test basati sui comportamenti dei bambini autistici ce li siamo fatti andare bene per tutte le persone autistiche. Leggo sempre più spesso che queste differenze tra autistiche e autistici sarebbero così grandi che addirittura esisterebbe un autismo maschile e uno al femminile. E per quanto sia possibile che una femmina abbia un fenotipo maschile e viceversa, è comunque piuttosto binario, non è vero? Come la mettiamo con le persone intersex o non binary che tra l'altro... Non ce n'è! E quali sarebbero queste gigantesche differenze? Vediamo. Le autistiche sarebbero molto più empatiche degli autistici. Tendenzialmente l'educazione impone alle femmine lo sviluppo di una maggiore empatia rispetto ai maschi. Quello che stupiva è che le autistiche sembravano non avvalorare la tesi della mancanza di empatia, ma si è capito che non è vero che le persone autistiche non abbiano empatia, anzi, che tu sia una persona autistica o meno, l'empatia è una cosa che va allenata. Le autistiche hanno interessi assorbenti socialmente più accettati come serie TV, letteratura e animali. Ok, la socializzazione di genere investe anche giochi e interessi. Quindi non solo riceviamo continui feedback positivi o negativi a seconda di quanto rassomigliamo agli stereotipi di genere, ma andremo ad approfondire quel che man mano da bambine ci sarà concesso. Ad esempio, io da bambina mi ero appassionata di minerali e gemme, collezionavo di tutto, mi interessavano gli insetti, che poi non ho capito perché cani e gatti sarebbero più un interesse da femmine, insetti da maschi, non so, c'entra la pelliccia, non ho capito. Mi piaceva costruire le cose con il legno, ma di tutte queste cose non è che ho mai davvero ricevuto un feedback positivo.
non mi hanno mai spronato ad approfondire nulla e o mi ignoravano o a volte la risposta era bambola? Che poi quello della natura è proprio un interesse frequente in generale nella popolazione autistica. Comunque, ora finalmente abbiamo capito, o dovrei dire che cominciamo a capire che non ci sono i giochi da bambina e i giochi da bambino, ed è anche un po' più facile approfondire quelle che sono le proprie passioni o i propri interessi. Finalmente possiamo dire che abbiamo sia autistici che si interessano di arte, di moda e di letteratura, sia autistiche che si interessano di ragni, di sport o di razzi spaziali. Le autistiche tendono a rifugiarsi di più nelle arti, nella letteratura e nell'immaginazione. No, lo fanno anche i maschi, solo che a loro rompono un po' di più le scatole quando lo fanno perché dovrebbero smetterla di avere la testa fra le nuvole. Acquisiscono meglio e prima abilità sociali e strategie di mascheramento dette anche masking. Vero, vero. Alcune di noi sono camaleontiche. Interpretiamo i personaggi, riproduciamo pattern di comportamento ma non in maniera spontanea. Però, se da una parte in questi anni stanno aumentando le diagnosi super tardive per le donne autistiche, anche dopo i 40-50 anni, e questo grazie all'introduzione di nuovi criteri diagnostici e ad un maggior accesso alle diagnosi, è anche vero che anche per gli uomini autistici stanno aumentando queste diagnosi tardive. Non credo che loro abbiano preso lezioni di mascheramento dalle autistiche, quindi tornando alla socializzazione di genere, è un fattore che influenza anche lo stile di relazione tra pari. La preferenza per un modo di relazionarsi più discorsivo che fisico, la preferenza per diadi rispetto ai gruppi e quindi uno stile relazionale preferibile per una persona autistica è più accettato nelle femmine che nei maschi. Inoltre è più facile che un adulto parli di emozioni e sentimenti con una femmina piuttosto che con un maschio. Quindi non è che le femmine acquisiscono meglio e prima le abilità sociali per doti innate, è che la qualità delle abilità sociali dipende anche dall'educazione e dai feedback che riceviamo. La storia della bolla autistica è una mezza boiata. Sì, possiamo isolarci, ma smettiamo di pensare alle persone autistiche come completamente immuni all'ambiente sociale in cui vengono immerse, ok? Spesso le donne autistiche arrivano alla diagnosi di autismo sfinite da un bagaglio pregresso di altre diagnosi, talvolta misdiagnosi, depressione, ansia, disturbi dell'umore, disturbi dell'alimentazione, schizofrenia, epilessia, disturbo ossessivo-compulsivo. Guarda caso, tutte condizioni che possono presentarsi in comorbidità con l'autismo. Quindi non sarebbe meglio creare una conoscenza più diffusa della materia in modo che i professionisti sappiano farsi venire i giusti dubbi e fare 2+2 anziché continuare a dire che siamo noi che siamo così bravi a nasconderci? La presunzione che maschi e femmine siano così neurologicamente differenti viene chiamata anche neurosessismo, perché non esiste qualcosa come un cervello maschile o un cervello femminile, ma solamente uno spettro di infinite possibilità. Vi ricorda qualcosa? Nonostante sia ormai appurato che non esistono due persone autistiche uguali, sta cosa che autistiche e autistici non manifestino l'autismo nello stesso modo proprio non gli va giù. E allora, attraverso opportune ricerche, dopo la già smontata teoria del cervello ipermascolino, hanno sviluppato l'idea del modello protettivo femminile, secondo il quale servirebbero più mutazioni per le femmine per sviluppare disturbi del neurosviluppo. Poi hanno controllato gli enzimi nel cervello, poi hanno controllato i livelli di ossitocina e sapete cosa hanno in comune tutte queste ricerche?
sono ancora tutte a livello di ipotesi, non ci sono abbastanza altre ricerche con risultati convergenti da poterli convalidare, ma tutti i ricercatori coinvolti sono convinti che la loro ricerca sia molto importante per poter sviluppare trattamenti precoci e adeguati. Furbetti, noi vi vediamo. Non so, io ho il sentore che man mano queste fantomatiche differenze andranno scomparendo e qualcuno potrebbe rimanerne un po' confuso. Staremo a vedere. Alla prossima! Viva la diversità!